Ciao, ben ritrovato o ben ritrovata in Psicologia Semplice. Oggi cerchiamo di rispondere a una domanda estremamente importante. Cerchiamo di chiederci se quelle persone che compiono terribili atrocità e che noi consideriamo cattive sono davvero diverse da noi e in che cosa sono diverse da noi. Sono degli alieni? Sono dei mostri? Oppure in realtà sono vittima di circostanze? Bene, in questo video cerchiamo di rispondere in parte a questa domanda. Ci vediamo dopo la sigla. Bene, ci sono diversi motivi che potrebbero portare delle persone a compiere atti di estrema crudeltà. Oggi cercheremo di vedere 3 tipi di categorie e sul finale cercheremo di capire se anche noi abbiamo qualcosa in comune con le persone che agiscono in questo modo. Bene, partiamo dalla prima tipologia. Le persone che agiscono con estrema violenza e crudeltà poiché sono in una situazione di forte stress e forte pericolo. Questa è una condizione che credo anche voi possiate accettare abbastanza tranquillamente. Quante volte ci è capitato di sentire delle persone pacifiche dire quella persona stava cercando di aggredire mia moglie o mia figlia, oppure di fare del male a me, e sono diventato estremamente violento e ho anche superato i limiti di quello che avrei fatto in una situazione di maggior lucidità. Ecco, pensiamo a questa prima situazione. Quando un individuo si trova in una situazione di pericolo, dove sente minacciata la sua sicurezza o quella dei suoi cari, la parte del cervello che agisce secondo le sue regole morali viene in qualche modo soppiantata da una parte più antica del cervello che si occupa della sopravvivenza e quindi in modo abbastanza indiscriminato lo porta ad agire cercando di proteggere se stesso in ogni modo possibile. Credo che tutti voi riusciate a capire e probabilmente una parte di voi riesce anche a giustificare chi agisce in questo modo. Però dobbiamo iniziare onestamente a pensare che alcune persone, magari in certe condizioni sociali o politiche, sentono costantemente un enorme senso di pericolo e di minaccia e di conseguenza possono diventare molto aggressive, proprio perché vivono costantemente immersi in questa condizione dove la loro sicurezza o quella dei loro cari viene considerata qualcosa di estremamente precario. Ok, andiamo alla seconda tipologia, già più difficile da accettare. Pensiamo a quelle persone che diventano estremamente aggressive o cattive o malvagie senza sentirsi in pericolo, ma semplicemente per il fatto che fanno del male ritenendo invece di fare la cosa giusta, magari perché sono condizionate non dalla loro coscienza e dai loro valori morali, ma da un'entità superiore, che può essere un'autorità politica o religiosa, che in qualche modo gli dice di agire secondo le sue direttive. Allora ci piacerebbe a tutti pensare che l'uomo dà precedenza ai propri valori morali di umanità, ma in realtà la storia ci dice che quando siamo sotto un'autorità il nostro bisogno di aderire diventa capace di guidare i nostri comportamenti ancora di più di quello che fanno le regole morali che ci sono state trasmesse durante la nostra educazione. Pensiamo a quello che ci dice la filosofa Hannah Arendt nel suo libro La banalità del male, nel quale si chiede come sia possibile che Eichmann, che era una persona sostanzialmente normale, per bene, quindi non era un mostro, avesse contribuito così attivamente alla soluzione finale e quindi allo sterminio degli ebrei al termine della Seconda Guerra Mondiale. Le conclusioni a cui arriva
e che la sua mancanza di pensiero critico su quello che stava facendo fosse dovuta proprio al fatto che c'era una figura autoritaria che era Hitler, comunque il partito, dentro il quale era cresciuto, dentro il quale aveva fatto carriera, che gli dava tutta una serie di indicazioni su come agire e lui aderiva completamente alle indicazioni di un leader. 2 anni prima dell'uscita di questo libro, lo psicologo Milgram fece un esperimento molto noto in ambito di psicologia sociale, nel quale dimostrava come una figura autoritaria potesse indurre delle persone per bene a sottoporre delle scariche elettriche potenzialmente mortali dei soggetti che non erano colpevoli di nulla se non di aver sbagliato la soluzione di un esercizio che gli veniva dato durante l'esperimento. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando c'è una figura autoritaria che ci dice di fare qualche cosa, noi non siamo più in grado di fare riferimento alla coscienza morale, ma aderiamo proprio all'autorità. Bene, anche questo, pur essendo già meno sopportabile, credo che per noi sia abbastanza comprensibile. Quello che non riusciamo proprio a sopportare invece è che una persona che non è in una condizione di stress, di paura, di pericolo e neppure plagiata o condizionata da un leader o da una figura autoritaria possa molto serenamente, molto tranquillamente sfruttare, maltrattare o approfittare di un altro essere umano. E quindi qui vi introduco la terza categoria di situazioni nelle quali gli uomini possono diventare così poco umani. Bene, per spiegarvelo parto dalla mia esperienza professionale. Come qualcuno di voi sa, ho lavorato per 20 anni dentro la casa circondariale, quindi nel carcere di Torino, ho parlato con moltissime persone che avevano commesso dei reati e mi ha sempre colpito vedere che tante persone mi dicevano con una totale serenità e freddezza di aver rubato, rapinato delle persone, di aver picchiato, aggredito, anche in modo estremamente violento, degli altri esseri umani, e lo dicevano con una tranquillità e una leggerezza che a me sinceramente impressionava molto. Allora la domanda che mi facevo è: ma davvero queste persone sono prive di empatia? Davvero non sono in grado di sentire come si sente una persona quando si trova senza il portafoglio, senza i documenti, oppure sente che la sua casa è stata violata perché qualcuno è entrato dentro, ha toccato le sue cose, gli ha portato via dei ricordi, dei beni? Davvero non sentono su di loro, sulla loro pelle, il dolore delle botte o delle aggressioni che hanno commesso? Beh, tutto questo mi colpiva molto e sono quelle situazioni tipiche che ci fanno pensare davvero che quelle siano delle persone cattive. Ma vedete, approfondendo l'argomento, anche basandomi sui testi di psicologia sociale, ho scoperto un concetto che è quello di comunità morale. Queste persone di cui vi parlavo poc'anzi erano persone che magari mi dicevano di avere una grande empatia nei confronti dei loro figli, della loro moglie, del loro padre, di avere una vicinanza umana importante ai loro fratelli, ai loro vicini di casa, agli amici d'infanzia, alle persone che vivevano nel loro quartiere. Quindi non erano prive di empatia, semplicemente avevano empatia solamente con alcune categorie di persone. Ritenevano che le donne non andassero mai maltrattate, toccate, che i bambini e gli anziani andassero rispettati, però un altro individuo adulto che abita in un'altra parte della città poteva essere tranquillamente aggredito barbaramente e derubato. Come se ci fossero due tipologie di esseri umani: gli esseri umani che andavano trattati secondo certi criteri, che avevano i nostri medesimi diritti, e invece quelli che tutti questi diritti non avevano e che quindi potevano essere privati della loro sicurezza e dei loro beni. Ecco, per me tutto questo era molto impressionante, ma come vi dicevo, studiando i testi di psicologia sociale compare questo concetto
di comunità morale. Che cosa ci dice questo concetto? Ci dice sinteticamente che se noi riusciamo a far sì che qualche persona non sia dentro quell'insieme di soggetti che meritano lo stesso rispetto che meritiamo noi, a quel punto anche noi esseri umani possiamo approfittare di loro, maltrattarli e fargli le peggior cose. Tutto questo è realmente spaventoso, ma se pensiamo anche a quello che ha fatto il Ministero della Propaganda nazista, ci accorgiamo che è proprio questo. Nei cinema in Germania venivano fatti vedere dei filmati che cercavano di disumanizzare gli ebrei, cioè di far sì che la popolazione non li considerasse degli esseri umani, ma qualcosa di diverso, potenzialmente minaccioso, potenzialmente negativo, e che quindi il popolo tedesco si sentisse assolutamente legittimato a trattarli non come esseri umani, che poi è quello che realmente è stato fatto. Ecco, noi che ci consideriamo persone buone, consideriamo tutti gli esseri umani appartenenti alla comunità morale. Cioè diciamo che ogni essere umano, qualunque sia la sua religione, la sua razza, la sua etnia, il suo pensiero, ha il diritto di ricevere lo stesso trattamento che riceveremmo noi. Ma se per qualche ragione, perché ci sentiamo minacciati, perché un leader autoritario ci convince che qualcuno non fa parte della comunità morale, o per altre ragioni lo consideriamo fuori da questo steccato dove vivono le persone che vanno rispettate come esseri umani, beh, a quel punto, se ti trovi fuori, le regole cambiano e si può agire contro di loro con una totale crudeltà e insensibilità. Il fatto che si abbia questa logica della comunità morale con gli esseri umani ci impressiona particolarmente, e forse ci verrebbe da dire che per noi, persone per bene, è qualcosa di totalmente estraneo, che non ci riguarda. Ma se vogliamo provare ad essere onesti, ci dobbiamo accorgere che anche noi utilizziamo il medesimo criterio della comunità morale, ma non lo facciamo con gli esseri umani, ma lo facciamo con gli animali. Tutti noi saremmo indignati a vedere qualcuno che picchia, uccide un cane, un gatto, un panda, un delfino, mentre non ci indigniamo minimamente per il fatto che vengano uccisi i tonni, le sardine, i polli, i maiali. Bene, capite che non c'è un motivo etico per il quale il gatto non debba essere sfruttato e ucciso, invece un pollo sì. Non c'è un motivo reale per il quale il delfino meriti di essere trattato diversamente da un tonno, da una sardina o da un pesce spada. Eppure anche noi facciamo questa suddivisione. Consideriamo che ci sono alcuni animali che possiamo uccidere tranquillamente, e non parlo appunto solamente delle zanzare, ma parlo anche di altri animali, e invece ci sono quegli animali che vanno protetti. Bene, qual è il criterio con il quale riteniamo che alcuni animali debbano essere protetti? È un criterio assolutamente antropocentrico, cioè noi consideriamo che gli animali che sono carini con noi, che ci fanno compagnia, che hanno delle emozioni simili a noi, vadano protetti. Quelli che non hanno emozioni simili a noi, o comunque noi non riusciamo a decodificare le loro emozioni, allora li possiamo sfruttare, maltrattare, far crescere in allevamenti intensivi e sfruttarli per imbandire le nostre tavole. Vi rendete conto come tutto questo sia spaventoso? Con questo video ovviamente non voglio far sentire tutti gli esseri umani che mangiano carne dei mostri, ma farvi capire che in alcuni casi quello che ci rende migliori dagli altri non è altro che questo costrutto mentale, cioè i confini della nostra comunità morale che abbiamo dentro di noi. Il soggetto che noi consideriamo un antisociale, quindi un delinquente, molte volte è una persona che ha escluso alcune persone dalla sua comunità morale e ha fatto sostanzialmente il medesimo processo
che anche noi mettiamo in atto nei confronti dei nostri compagni di vita che sono gli animali. Bene, spero che tutto questo vi dia una maggiore consapevolezza, anche se immagino che non vi sarà piaciuto ascoltare l'ultima parte di questo video, ma l'obiettivo di questi video è sempre quello di darvi informazione, ma anche uno stimolo a riflettere e a conoscervi sempre di più. E allora spero di rivedervi al prossimo video. Ciao!